Ok, siamo in diretta su YouTube intanto. Io ho fatto partire la diretta. Ciao. Ragazzi, c'è un po' di batticuore, ma fatemi compagnia, sostenetemi. Ce la possiamo fare, Benny, ce la posso fare quando manca? 2 minuti alla Manca un paio di minuti e saremo in TV. Ecco già anche Marco che mi fa la spalla. Dai. Salutiamo quelli di YouTube. Ciao, ciao, ragazzi. ciao a tutti. Oh, fate i bravi che siamo anche in televisione dopo, quindi non ci facciamo riconoscere pure in televisione. Ma loro sono bravi, sono loro che mi sostengono, mi scrivono e mi incoraggiano, quindi grazie. Ciao Ivana, ciao Anna Maria, ciao a tutti. Ciao ragazzi, io devo pensare che sto solamente collegata con voi, mi viene molto più facile, quindi ricordatemelo. Marco leggerà i commenti. Sì. No, ci sto, infatti. Quanto manca? Vai. 1 minuto e mezzo, siamo in TV. Che c'ho un capello qualcosa qui, mi sento? No. Ok. Chiaro? No, a posto. 1:30. Ciao ragazzi. Tranquilla, dicono tutti stai tranquilla. Devo stare tranquilla. Vi voglio bene, vi vogliamo bene anche noi. Ciao Livia. Ciao, non ce la facciamo. Ciao ragazzi, intanto vi saluto tutti adesso perché dopo sarò impegnata a spiegare tutte le portate di questo menù di Natale Zero Sbatti. Poi nei neri facciamo una chiacchierata. Voi mandateci le domande quando serve, dopo le leggiamo anche in diretta TV. 50 secondi, 49, 48, ma dai, ma non ti voglio mettere in tensione, 47, 40. Ti ricordi che devi dire? Non lo so. Come non lo sai? C'è Marco 30 secondi. 30 secondi. Io mi levo. Ok. Grazie, ciao a tutti ragazzi. Siamo in presigla, quindi Marco adesso in YouTube non ti vedono. 9, 8, 7, 6. Ma ciao a tutti, che emozione grandissima essere qui con voi oggi per fare il menù di Natale Zero Sbatti. Che significa menù di Natale Zero Sbatti? Ho pensato ad un menù nel quale non vi dovete sbattere per cucinare troppo e quindi faremo insieme tutta una serie di portate facilissime da realizzare e che potrete anche preparare in anticipo con qualche trucchetto che vi dirò nel corso della puntata. Quindi faremo insieme la ghirlanda di Natale, il tagliere delle feste, la stracciatella in brodo, il lesso di famiglia, i cannelloni furbi, le cotolette dorate e il panettone gelato. Ecco, zero sbatti. Zero sbatti. Ci siamo sbattuti per fare questo menù zero sbatti. Così vedrete che il Natale sarà piacevole anche per voi, ok? Ma ci vediamo tra un po'. Vi aspetto. No, abbiamo ancora 30 secondi. Abbiamo ancora 30 secondi, allora va bene, possiamo continuare. Prima figurarci in diretta. A parlare. No, c'è anche Marco che mi fa un po' la spalla e mi dice quando devo andare più veloce, devo andare un pochettino più lenta. Salutiamo tutti i telespettatori di Food Network. Salutiamo tutti i telespettatori di Food Network, i telespettatori di Real Time e quelli che ci stanno guardando su YouTube. E siamo tantissimi, penso, quindi sono molto emozionata. Ok. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Vi aspetto. Siamo fuori. Ok, ascolta, quando non di più YouTube, ok? Però una volta lo devo dire. Ok. Siamo sempre su. Non è successo niente, no? È andata bene, no? Lei ha finito con 30 secondi in anticipo e tu non manca ancora 30 secondi. Adesso abbiamo 1 minuto per fare queste cose. Sì, no, perché lei mi dice solo il primo, ok. Dopo lo metti qua. Ok. Prima deve salire i piedi. Sì. Gliel'ho detto subito, infatti speravo che non lo dicesse. Anzi, facci il countdown. Sì.
Vabbè, L'ultima dai, non volta è che lo che diciamo, smetto. tranquilli. Tanto. Anche perché facciamo contenti pure quelli di YouTube alla fine. Tanto noi che tanto... Allora, noi su YouTube ne abbiamo 3.000. Un minuto. Guardavo bene in camera? Eh? Ok. Ah, ok, ciao ragazzi. Ah sì, ecco, perché YouTube continua ad andare. Guarda. 50 secondi. Allora, ragazzi di YouTube, voi aiutateci, mandateci i commenti. Le domande, così nel frattempo nei momenti morti rispondo alle domande. Mi passa anche un po' di ansia, di paura. 30 secondi. Vai, facciamo i bravi, mi raccomando. Dai, che va bene, non ti preoccupare, saranno solo 300-400 mila persone, che te frega poco. 20. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Per quelli che si sono collegati ora, vi ripeto quello che faremo oggi insieme in diretta. Faremo un menù di Natale 0 sbatti. Quindi un menù di Natale senza impazzire, senza sbattimenti, alla portata di tutti. Le cose che prepareremo sono diverse perché faremo insieme una ghirlanda di Natale, un tagliere delle feste, la stracciatella in brodo, il lesso di famiglia, i cannelloni furbi, le cotolette dorate, il panettone gelato, insomma sono tante portate. Tutta sta roba oggi facciamo? Tutta sta roba, ma vedrete che lo faccio io in diretta con voi, vi faccio vedere che è tutto molto semplice e facile da realizzare. Con qualche trucchetto furbo potrete organizzarvi anche in anticipo. Insomma, il mio intento è quello di presentarvi un menù che potete fare in modo da non stressarvi, cioè il mio intento è quello di che praticamente la persona che cucina deve essere seduta a tavola con gli altri ospiti, Brava. che è una cosa che spesso Non si si fa riesce. difficoltà a fare, quindi io vorrei tanto che invece non vi stressate, che vi godete il momento del Natale in serenità e in tranquillità con i vostri cari, e quindi io sono qua a disposizione, mi sono messa a disposizione, ho cercato di inventare un menù veramente semplice, ok? Ok. Certo, sarebbe bellissimo, ma non sempre succede, che ogni ospite magari porta una portata, no? Dice, "Ah, io porto il primo, io faccio il secondo", però insomma capita di rado, e quindi tante di voi mi hanno scritto e mi hanno chiesto: Benedetta, ci dai una mano per il menù di Natale? Eccola qua, ma. E due. Allora Benedetta ha deciso, vabbè, ci provo, e secondo me insomma vedrete che dopo aver guardato tutta la diretta, quindi staremo insieme un paio d'ore, avrete qualche aiuto, secondo me, insomma. Sì, speriamo. Speriamo che riesco a semplificarvi un po' il menù delle feste. Ok. Ok, Di solito si parte con gli antipasti. di solito si parte con gli antipasti, però per ottimizzare io la prima cosa che metterò su, perché impiega un po' a cuocere, sarà il brodo di gallina. Quindi che cosa scusatemi ragazzi, ma sono emozionatissima. Che cosa ci servirà per questo brodo di gallina? Ecco, Che è un piatto tipico che si serve sempre da noi a Natale. anche la domenica, nelle feste. Allora, facciamo vedere gli ingredienti per il brodo di gallina. Gli ingredienti, per favore. Eccolo qua. Allora, per fare il brodo di gallina ci serve, indovinate un po'? La gallina. Una gallina! Ah, te pareva. Una gallina, poi ci servono 3 litri d'acqua, una carota, una cipolla, una costa di sedano, qualche chiodo di garofano, un po' di sale e un po' di scorza di limone. Ok. Partiamo col brodo di gallina perché ha bisogno di più Impiega, tempo. allora, considerate che la gallina impiega un po' a cuocere, quindi ci vuole almeno un'ora di cottura, quindi la mettiamo a fare subito. Vai. La mettiamo a fare subito, quindi mi sono preparata una pentola Con 3 litri d'acqua hai detto? con circa 3 litri d'acqua. Quindi mettiamo dentro la nostra gallina che abbiamo chiesto, perché noi siamo bravi a chiedere al macellaio. Caro macellaio. Caro macellaio, ci dai una mano, ce la tagli a pezzi, e quindi l'ho fatta tagliare in 4 parti. In questo modo cuoce prima. La metto direttamente in acqua. Gallina. Oppure si Ma si potrebbe dice gallina utilizzare... vecchia fa buon brodo, eh? Ma questa non era tanto vecchia, io l'ho vista, era una teenager. L'avevi vista, sai tutta Anche la il sua cappone storia. si potrebbe utilizzare, vero? Sono buono in questo Allora, da noi a Natale si porta in tavola la gallina, ma il cappone è ancora più gustoso.
Si può fare anche un lesso di manzo, insomma quello che preferite. Io faccio la gallina perché è un po' un retaggio di famiglia, no? Sì. Il brodo di gallina il giorno di Natale. Gallina. Gallina, quindi una gallina la mettiamo direttamente in acqua, in 3 litri d'acqua. Aggiungiamo una carota Ok. che taglio in pezzi grossolani, quindi 2-3 pezzi. Ah, eccola! E Ecco, voilà! magari non fate il campionato mondiale di tuffi quando fate la carota, mettetela più bassa. Io ho le mani che mi tremano. Guardi, qua Super Benny direbbe Per tutte tutte le caciotte! Per tutte le caciotte! Per tutte le carote tagliate. Super Benny. Ok. Poi aggiungiamo una costa di sedano, anche questa tagliata a pezzi. Ok. Una cipolla. Cosa faccio io prima di mettere la cipolla? Siccome vanno messi nel brodo, da noi si mettono anche i chiodi di garofano, li infilzo direttamente nella cipolla, quindi ne metto 3. Fai questo rito voodoo? Facciamo questo rito voodoo. No, questo è un trucchetto che serve per recuperare facilmente i chiodi di garofano una volta che dobbiamo pulire il brodo, perché essendo infilzati Qui. so chiodi, del resto so chiodi. Poi si inchiodano, i chiodi si inchiodano bene nella cipolla ed essendo infilzati, insomma, quando tiriamo via tutte le verdure, tiriamo via anche i chiodi di garofano, li recuperiamo facilmente. Vai, mettila da... Ok, perfetto. E poi Il trucchetto di Benedetta. il trucchetto non è il mio, questo qua. Se fa da noi ci si mette pure un po' di scorza di limone, un bel pezzo di scorza di limone. Mi raccomando, togliete, cioè fate attenzione a non prendere la parte bianca perché è amara. Ma Ok. questo insomma non ci serve che ve lo ricordi. Ok. Poi aggiungiamo un cucchiaio e mezzo di sale. Col sale regolatevi un po' da soli, cioè sempre meglio metterne di meno perché si fa sempre in tempo ad aggiungere e non si fa in tempo a togliere. Quindi io più o meno ce ne metto un cucchiaio e mezzo su 3 litri. Poi si può aggiustare eventualmente. Poi lo potete sempre aggiustare. Ok. E portiamo sul fuoco. Perfetto. Questo quanto deve stare? Questo deve cuocere almeno un'ora. Anche di più, vero? C'è un po' di Allora sì, almeno un'ora. Quindi, guardate. Ok. E abbiamo messo a cuocere il brodo che starà lì, ci farà compagnia più o Ci meno. farà compagnia, lo controlleremo ogni tanto, sentiremo se borbotta bene Ok. e lo schiumeremo se ci sarà bisogno. E intanto cominciamo a preparare gli antipasti, giusto? E intanto, Che sono degli antipasti abbastanza semplici e che funzioneranno anche come a centro tavola. Come allora, intanto possiamo già pensare agli antipasti. Allora, gli antipasti ho pensato di fare una cosa molto molto semplice, vogliamo fare molto easy. Easy, ammazza Benedetta, L'unica come parola si che sta? so in inglese. Avanzare in inglese. Oh. Una cosa molto easy e quindi ho pensato di fare una bella ghirlanda di Natale. Eccola, questa qui che vedete. E intanto portiamo gli ingredienti. Se sei visto. Daniele, Daniele, si è possiamo visto in far vedere diretta. intanto uno dei ragazzi che mi aiuta? Daniele, ormai ti vieni. sei visto, Ti è grazie. scappato via, però si è visto. Vabbè, lui è Daniele, uno dei miei ragazzi che mi aiuta, 20 anni. Sono giovanissimi. Allora, come avete visto, questa è una ghirlanda, ma è una ghirlanda facilissima da fare, perché praticamente servono solo 2 ingredienti, i wuster e la pasta sfoglia, e è una ghirlanda che potete già fare e trovare al tavolo quando arrivano gli ospiti, perché è buona anche fredda. Quindi per fare la ghirlanda di Natale ci servono 5 wuster, Di quelli un po' grandi. di quelli grandi, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, Un un tuorlo. tuorlo, semi di sesamo e semi di papavero. Quindi Partiamo con la preparazione, anche perché questo è un po', devi fare tanti... questi sono tanti passaggi, ma tantissimi, perché dobbiamo, prima di tutto. No, devi arrotolare tanti Vabbè, wuster. vabbè, Vabbè. quindi.
Allora, per prima cosa che dobbiamo fare? Prendiamo i wuster e li tagliamo in 3 parti più o meno uguali, quindi per ricavarne 15 pezzetti. Tu intanto, se c'è qualche domanda che arriva, se... No, per se adesso sono pensi- arrivati tanti complimenti, tutti stanno guardando e dicono, no, Benetta, non essere in ansia, non ti preoccupare. ma io so... Ti hanno visto emozionato, Sapete che io evidentemente. so, cioè se ho il microfono puntato qua, secondo me sentite pure perché c'è il cuore che mi va a 1000 perché non sono abituata. Vabbè, adesso la prima mezz'oretta poi passa. Allora, fate più o meno, io li metto in fila in modo che riesco a essere un pochettino più precisa, ma se non siete precisi non succede assolutamente niente. Li tagliate in 3 parti per ottenere 15 pezzi di wuster. Bene. Li risistemo qui per comodità. Tu intanto racconta qualcosa, parla mentre io sono impegnata. Vai tranquilla, vai tranquilla. No, è che sono emozionata io, ma secondo me è emozionato pure lui. E dai, non dirle queste cose, non è vero. No, perché lui fa sempre, ma che ci vo? Ma che ci vo? Ma perché ti preoccupi? Dai, è che io devo coordinare la regia, i tempi. Sì. E non è che ho tutta questa grande esperienza. Poi prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, lo srotoliamo. Ok, qualcuno chiede, insomma, visto i views, se volesse fare una versione vegetariana. Ok, ottima, grazie per Grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Allora, potete prendere 3 carote, che hanno più o meno la dimensione dei wuster, le sbollentate, ma non per lessarle tantissimo, devono essere un pochettino più morbide, le tagliate a pezzi e utilizzate la carota al posto Bene, del quindi wuster. può fare la E versione anche un bel vegetale. gioco di colore con l'arancione. Grazie. Prego, grazie. prego, adesso ti do le Si domande. tenga pronto faccio- per altre domande. Ma il marito non potrebbe stare in silenzio, ecco, vedi? Questo è il commento che è arrivato. Come fare a non darvi ragione? Allora, adesso prendiamo una rotella per pizza. Questo è un annese pure. E facciamo 5 strisce. Qualcuno mi ha chiesto, visto che sta andando il brodo, deve essere coperto oppure no? Allora, io in realtà, come preferite, lo tengo, siccome sono qui e lo tengo sott'occhio, non metto Lo il lasci coperchio, scoperto? sì. Però se volete fare una cottura proprio lenta, mettete la fiamma al minimo, mettete il coperchio appoggiato un po' a soffietto, come si dice, col mestolo magari appoggiato di traverso, in modo che bollendo non va fuori comunque. Ok, aveva fatto 5 strisce e poi? Poi ne facciamo 3. Quindi 3 per 5, 15 pezzetti saranno. Sì, ok, più o meno. Come vi ho detto, se non è una roba precisa, tanto siamo tutti in famiglia. Qualcuno dice potrebbe mettere la salsiccia invece di views, certo. Sì. E ora, proprio il passaggio più complicato della ricetta, arrotoliamo. Quindi appoggiamo il wuster sopra la sfoglia e arrotoliamo. E li posizioni sulla teglia, giusto? Li posizioniamo direttamente in teglia cercando di dare una forma circolare, quindi Iniziare a formare la ghirlanda. per iniziare a formare la ghirlanda. Quindi questo che è un momento un pochettino di noia. Vediamo un po' di domande. Qualcuno dice, ma perché sei così agitata? Perché non sono tanto capace di fare queste cose, cioè non è il In mio, realtà no? è la Come si prima dice? diretta che È facciamo la prima diretta che facciamo qui in TV. in TV e quindi ieri abbiamo anche fatto una prova e ero molto emozionata anche durante la prova. Figuriamoci in diretta. Quindi Ok. Quindi andiamo avanti. Facciamo andiamo tutti- avanti fino ad avvolgere tutti i pezzetti di wuster. Adesso li appoggio un po' così, poi dopo per risistemarli meglio, insomma quando ce l'avete tutti pronti vi viene più facile. Qualcuno dice se si può fare ad esempio con la pasta brisée.
Allora, si può utilizzare la pasta brisée, si Sì. può utilizzare la pasta fillo, come si chiama pasta Ah, fillo, ok, secondo sì. me anche. Quindi, insomma, questa è un'idea. Sì, Di più un che altro antipasto. ecco, una Dopo, ecco, composizione, poi ognuno lo può fare come preferisce. Che fate voi allora il giorno di Natale? Cucinate o siete ospiti? Ecco, Bella domanda, eh? No, perché mi hanno scritto tante ragazze che erano, ad esempio, in ansia perché dovevano cucinare per la suocera, magari per la prima volta. E quindi, Benny, aiutaci io perché ho paura di fare una figuraccia con la mia suocera, il primo pranzo ufficiale. Tranquille, tranquille, non vi fate prendere mai dal panico, con calma, pensate sempre che non è tanto quello che portate a tavola, cioè quello che mangiate insieme, è il momento che state vivendo, quindi conquistatela con i sorrisi, con la simpatia, col fatto di farvi vedere anche impacciate, perché dovete essere vere, no? Come siete voi di solito, quindi non vi preoccupate. è più il momento, diciamo. che- Godetevi il momento. Ah, ci sono molti che dicono che il fuoco è spento, no? In realtà forse allora è un No, effetto no, della televisione. no, sì, è acceso. È acceso il fuoco, ragazzi. Tranquilli, perché sennò non cuoce più il brodo. Potrei metterlo, se vogliamo farlo vedere, lo metto sul fuoco. un No, pochettino no, no, più ma acceso. sì. È che evidentemente. Marco, tu cucini o mangi? Ma io faccio, diciamo, la seconda, più o meno. La seconda, che ho detto. La seconda. Ah, ecco una bella, questa si potrebbero usare gli asparagi. Sì, Allora, potete anche usare gli asparagi. per fare una versione vegetale, bella. Sì, sì, sì. Bellissima idea. È un po' difficile da trovare nel periodo di Natale gli asparagi, però magari li trovate Si trovano surgelati, surgelati, magari, sì. C'è pure la musica di sottofondo, che abbiamo? Sì, abbiamo una musichetta di sottofondo, un tappetino musica, musicale natalizio. tappetino di musicali di Natale. Quindi ecco, anche i momenti di silenzio sono coperti da questa musica. Abbiamo uno Mettete staff la- tecnico, ragazzi, invidiabile oggi. Non so, ci hanno sopravvalutato un attimo, mi sa, questi qua. Ok. Ecco, vedi, per esempio, Antonella è invitata, ma lei porta la pasta al forno. Ma infatti quello sarebbe uno delle cose, cioè i Natali più tranquilli, no? Che ognuno dice, "Oh, guarda, Io porto il primo, io porto il porto il primo, io sono secondo, bravissima con i porto dolci, il porto un bel dolce, io invece, sai che è? Sì. Penso al secondo. Un altro porta il vino, un altro porta... Sì, provateci, insomma, buttatela là. Il problema è coordinatevi bene, perché se no tutti non portano... No, no, quella è una questione di organizzazione, però solitamente... Ok, li abbiamo messi più o meno, i nostri rotolini, li abbiamo sistemati più o meno a dare la forma di una ghirlanda. Prima di metterli in forno però che facciamo? Per dargli un bel colore dorato, li spennelliamo con del tuorlo d'uovo. Tuorlo d'uovo così sarà più dorato. Sarà e- più dorato e ci servirà anche per far attaccare i semi di sesamo e papavero, per un effetto ancora più scenografico. Ah, qualcuno ha suggerito di mettere anche un po' di senape se vi piace, infatti con i wurstel Sì. ci sarebbe bene. Uno può Per mettere dare i un pochetto wurstel. più sapore. Sì, bella idea, bella idea. Allora io ho pensato a questo antipastino perché ho pensato che al tavolo ci fossero anche dei bambini e quindi il primo antipasto è questo qua, il secondo è un tagliere di salumi e formaggi, quindi magari per la prima mezz'oretta riuscite a bambini stanno- a tenerli a Buoni. tavola senza corrergli dietro. Sì, inoltre sono degli antipasti che uno può far trovare già a tavola. Li potete no? già E far decora trovare la a tavola, quindi piuttosto ad esempio che mettere un centrotavola, che ne so, con l'abete, queste cose qua, le candele, mettete questo direttamente in tavola, adesso avete visto come si presenta, è anche carino come centrotavola. Sì. Domanda di Barbara, vuole sapere se si può usare il latte invece del tuorlo per Si può spennellare. tranquillamente utilizzare anche il latte, verranno un pochettino meno dorati ma sono buonissimi lo stesso, e la funzione di, Michele, la funzione di legare i semi di sesamo alla sfoglia è la stessa, Ok, semi di sesamo e papavero. giusto per dare un tocco ancora più, che sembra una roba ancora più raffinata, ma sono assolutamente facoltativi. Qualcuno vuole sapere come stanno le tue nonnine? Allora, stanno così così. C'è il giorno che va meglio, c'è il giorno che va peggio.
un giorno sta meglio una, il giorno dopo sta meglio l'altra, insomma. Ringraziamo ogni giorno che ci abbiamo in più da passare con loro, insomma, perché comunque 99 anni sono tanti. Ok. Vi salutano comunque, perché ogni tanto dico, te saluta le signore, salutamele tutte, fagli gli auguri, soprattutto zia Giulietta, ci tiene a mandarvi saluti. Ok. E a questo punto? A questo punto inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per... cioè Michele, guarda Michele perché c'è pure... Allora, a questo punto inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti, fino a quando non saranno belle dorate. Vai, inforniamo. E ci abbiamo la cottura. Senti che musichetta. Bella la cottura. E sono pronti? Ed eccolo qua. Abbiamo impiattato la nostra ghirlanda di Natale su un bel letto di rucola verde, no? Sì, con pomodorini. Le abbiamo dato un tocco di colore con dei pomodorini e abbiamo sistemato al centro, non lo so, una salsa, quella che preferite, giusto per completare il piatto. Perfetto, allora questo qua adesso, sì, noi abbiamo voluto mettere quel piattino lì in mezzo così almeno riempiva. Facciamo una cosa, spostiamola dietro, poi lo facciamo rivedere, la ghirlanda, e andando prepariamo anche il tagliere. Volevo dire una cosa, Dilla. è stato sbatti questo antipasto? No, figuriamoci. Direi di no, dai. No, quindi una cosa l'abbiamo fatta, abbiamo già preparato un antipasto in pochissimi minuti, e facilissimo da realizzare, che potete anche preparare in anticipo, perché Sì. questo potete Sì. mangiarlo sia caldo che freddo. Perfetto. E uno l'abbiamo fatto. Vai, andiamo di tagliere. Adesso prepariamo? Adesso prepariamo il tagliere delle feste. Ok. Prepariamo il tagliere delle feste, quindi ci serviranno Salumi e formaggi, immagino. salumi e formaggi. Facciamo vedere, ecco, beccato Michele, aspetta. Questo ve lo faccio vedere pure. Dov'è? Dov'è? Ecco, lui è Michele. che ogni volta che viene qua, cioè anche quando faccio vedere generalmente le mie dirette, diventa tutto rosso. Timido come me. Ok, vai, abbiamo Allora, 5 minuti per fare questo tagliere, quindi dobbiamo far vedere che è proprio zero sbatti. Ok, per questo tagliere delle feste ci servono, io considero più o meno per 4 persone, quindi 150 g di salame, 150 g di ciauscolo, 150 g di prosciutto, 150 g di coppa, 200 g di pecorino, 200 g di provola, 200 g di grana e 200 g di brie. Ok, chiaramente Marmellata questo e miele. è esatto, ognuno poi in Allora, base al questo- proprio territorio utilizzerà i salumi, i formaggi che... Allora, un'altra cosa che non mancava mai a casa mia durante il giorno di Natale, il pranzo delle feste, era l'affettato e il formaggio, quindi una volta si serviva in un altro modo, adesso noi siamo un pochettino più, insomma, facciamo il tagliere. facciamo un bel tagliere. Una volta si quindi... metteva già sul piatto, ti ricordi? Sì, avete capito, insomma, il tagliere andate dal salumiere, vi fate preparare tutte le cose, semplicemente dovete impiattarle in un modo un po' carino. Quindi iniziamo, ad esempio mettiamo, qui dovete dare, insomma, come più vi piace, io vi do solo qualche suggestione, quindi io ad esempio ho scelto del pecorino piccante. Insieme ai formaggi poi metteremo anche della marmellata, questa è una marmellata di fichi e del miele. Buono. Ah, qua ci stanno bene quelle marmellate tipo, sai, tipo di peperoni, di pomodori, di peperoncino. Questo potete scegliere quello che più vi piace, cioè come accompagnamento, però ce ne sono di buonissime, perfette proprio per i taglieri, quindi, cioè consigliate, no, con i formaggi. Di castagne. Sì. Poi Brie. del brie, che magari metto qui. Questa non è una ricetta, ragazzi, avete Questo è un capito? assemblaggio. Diciamo, questo è proprio... Però sai, il tagliere in mezzo a tavola sembra la sua figura, poi lo puoi, tipo se c'è una tavolata lunga ne puoi fare 2. Certamente, questo in base agli ospiti, più ne siete, più se il tavolo è lungo naturalmente dividete e poi insomma le cose si passano. Sì. Io l'ho fatto molto elementare, cioè questi sono dei pezzettini di provola. Ce ne sono certi spettacolari, c'è chi lo può fare, si fa con frutta secca, frutta fresca, verdure. Pomodori secchi, cioè le potete completare con carciofini. Questo è un po', diciamo,
non so se anche da voi, però da me quando ero piccola i Natali erano sempre già che c'era il piattino pronto di affettato e salumi sul piatto, sul tavolo, era già apparecchiato, quindi c'era la fettina di prosciutto, la fettina di lonza, Salame. salame, poi c'era lo stecchino con infilzato l'oliva, il pezzettino di carciofino, il cracker, insomma c'erano tutte queste cosine già nel piatto col piatto fondo sopra. Non so se voi fa parte anche dei vostri ricordi. E questo insomma è un modo un pochettino più carino di presentarlo. Un'alternativa vegetale in questo caso, abbiamo degli ospiti che non mangiano magari Allora, carne. potete fare ad esempio un bel tagliere di verdure grigliate. Ok. Oppure potete preparare un pinzimonio con delle verdure tagliate a striscioline. Sì, olio, sale e pepe per intingere le verdure. Sì, fate Ottimo, un pinzimonio, fate queste verdure stick, magari le mettete in un bel bicchiere Sì. o in una bella ciotola e poi dopo insomma potete preparare un pinzimonio con dell'olio, del pepe, del sale già pronto che le persone insomma possono intingere le verdure direttamente dentro. Ecco qua. Bello. Vabbè, per fare una sciccheria ci possiamo appoggiare sopra Ah sì, qualche acino d'uovo che fa qualche- un po' di colore. Un po' di colore. Bello. Beh, qua dopo uno si può sbizzarre i frutti di bosco, Sì, ci frutta potete mettere secca. pomodori secchi Anche, guarda, Michele ci ha portato anche questi per fare Ecco, si possono come idea, accompagnare ad esempio con della frutta oppure della frutta secca. E quindi Bello. insomma immaginatevi il tavolo di Natale già con la ghirlanda delle feste, questo tagliere di affettato e salume, questa frutta, insomma già è bello Mettiamo colorito. vicino anche la ghirlanda, così almeno... Ok. Guarda, siamo E siamo precisi già, col tempo, e siamo già agli antipasti, l'abbiamo Guarda che fatti. bello. Ok, fatto questo, poi cosa ci sarà? Fatto questo ci saranno i cannelloni furbi. Iniziamo a parlare di primi. Iniziamo a parlare dei primi, ma tra un po', ok? Tra un... Tra 90 secondi. Mamma mia, Benedetta che lancia il... Faccio pubblicità. Tra 90 secondi ci vediamo qui per preparare i cannelloni Stai furbi. diventando esperta, eh? 89, 88, 87, 86. Fatemi un attimo controllare il brodo. Aspettiamo, ma perché siamo in ritardo. quindi. Sta andando? Dice fuori. Ok, perfetto. Vabbè. Non fa niente. Tanto mi ha detto, mi ha dato suggerimenti per i tempi, non è che ha detto... No, ma fai benissimo, vai tranquillo. Tutto preciso, raga? Perfetto. Tu vieni a favore mio quando parli, perché però ti devi mettere vicino al bene. No, io faccio la voce fuori campo, poi magari... Sì, ma già ti inquadra con perché non stai lì sopra. Ok. Speriamo che ci bolle la gallina perché ho messo Sì. sul fornello piccolo. Ok. Sì. Quindi mi metto Va a favore benissimo. tuo? No, tu sei qui, quando tu mi vedi io sto così. che ti Ah, ok, guardo. non ti vedevo, sì. Allora io... Va bene, allora facciamo... Sì, forse è più bella delle spalle perché... Ok. Però raga, non mi state proprio dietro, mettetevi di Vogliamo- là, perché io inquadro lui. Se io passo questa di qua perché non mi bolle tanto su sta pentola. Non ti sta bollendo? Lui sta in piena luce. Andate in fondo, capito? Non Io dico, guarda. 30. Girati con la... No, mi sembra È carino? Ok. Piaciuto? La mia idea, ragazzi. Ah, ragazzi, noi intanto... Cioè, Pronti? siamo sui 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. bentornati. Eccoci, siamo tornati e siamo pronti con tutti gli ingredienti già sul piano per Scusa, stavi dicendo? No, ma la sigla ce l'abbiamo già, non la devi fare tu, tranquilla. per preparare Ah, ok. i cannelloni furbi. Cannelloni furbi. Cosa avrà voluto dire con questo Cosa avrà cannellone? voluto dire Benedetta con questo termine cannelloni furbi? Sono dei cannelloni. Ok, il protagonista è lui. Sono dei cannelloni facili, veloci, con un ripieno che si prepara in pochissimi minuti
con una sfoglia che non ha bisogno di essere sbollentata, e quindi per preparare questi cannelloni furbi ci metteremo veramente un attimo. È un primo piatto che possiamo anche preparare in anticipo, quindi magari ne possiamo fare in abbondanza e li surgeliamo. Li possiamo fare la mattina e cuocere all'ora di pranzo, insomma è una cosa che si può anticipare, esattamente come il brodo, Sì. che non abbiamo detto che questo si può anche preparare Ah in sì, sì, anticipo. poi basta scaldarlo. Allora, cosa ci serve per preparare i cannelloni furbi? Ecco, cosa ci serve? Per i cannelloni furbi ci servono 500 g di carne macinata mista, una costa di sedano, mezza cipolla, una carota, mezzo bicchiere di vino bianco, sale, pepe e noce moscata, 40 g di formaggio grattugiato, 500 g di passata di pomodoro, 400 g di besciamella, 250 g di sfoglia sottile per lasagne. È questo che rende i cannelloni furbi, la sfoglia sottile. È la sfoglia sottile, ok? Comunque questi cannelloni erano un po' i cannelloni della mia infanzia. Io oggi ho come devo dire, i cannelloni di nonna Assunta, che faceva sempre il giorno di Natale, e quando entravo a casa sua c'era proprio questo odore di sugo, di carne, di bollito, insomma c'era tutto questo mix d'odori, e lei cucinava sulla cucina economica, non so se la conoscete, noi la chiamiamo così, La stufetta. quella stufa con sopra il piano per cuocere, e c'aveva anche il forno, e quindi già questo, mi ricordo, salivo su e era tutto pronto, cioè il tavolo apparecchiato e queste pentole che fumavano e buttavano fuori vapore. Top. Vabbè, passiamo ai cannelloni furbi, non ci facciamo prendere troppo dai ricordi. Dai ricordi. Allora, Cosa facciamo? la prima cosa che facciamo è prendere due padelle. Ok. Una ci servirà per cuocere la carne, quindi per il ripieno, e una ci servirà per preparare il sughetto di accompagnamento, pomodoro. Allora, ho spostato la pentola di qua, quella del brodo, perché Non debolliva. non mi bolliva. La fiamma sta fiacca oggi, e quindi per sicurezza... Oddio, intanto non l'ho bolle il spostato. brodo, oddio, non bolle il brodo. Dopo la rispostiamo, appena bolle la rispostiamo sulla fiamma più piccola. Allora, cosa facciamo? Facciamo un soffritto con sedano, carota e cipolla tritati. Quindi mettiamo un pochettino d'olio. Accendiamo. Opla. Siamo in diretta, amici. No, No, non ne mi- vuole sapere questa qua di accendo, scusatemi. È una cosa tra me e lei. T'aiuto? No, non l'abbiamo pulito, non l'abbiamo rimesso per bene. Vabbè, ma siamo in diretta. Sta messo proprio all'incontrario. Eccolo. Ah, ok. Proviamo? No, No, adesso ok. Paura, ecco. Che nessuno dica che non siamo in diretta. Ok, questo è iniziato a bollire, quindi lo posso Ok. passare dietro. Ok. Così c'ho più spazio per lavorare. Allora, questo facciamo scaldare l'olio e facciamo soffriggere la cipolla tritata, Il classico soffritto, insomma. il classico soffritto, bello abbondantino, perché deve dare sapore alla carne, Carote. carote, Ah, ok, mi stanno chiedendo. E poi, sedano tritato. sì, giustamente qualcuno mi chiede per quante persone stai preparando questo Allora, menù? io sto facendo un menù per 4-6 persone, considerando il fatto che vi viene facile anche moltiplicare se ne siete di più, quindi che ne so, se siete 8 moltiplicate tutti gli ingredienti per 2, se siete 8 che mangiano poco, se siete 10 che mangiano poco fate sempre per 2, se siete... Vabbè, dopo si regolano loro. adesso insomma, non devo- conoscete i vostri invitati, quindi sapete anche per quanto fare abbondanti le porzioni, quindi No, mi sto pavoneggiando in camera. tu sei bravo a pavoneggiarti in camera. C'ho una camera dedicata solo a me che mi riprende. Mentre il soffriggio Mentre il soffriggio mentre il soffriggio inizia soffrigge. a carotarsi, mentre il soffritto inizia a soffriggere, nell'altra padella mettiamo un po' d'olio, Ok.
questa era buona la prima. Ok. E appena è caldo mettiamo un po' di passata di pomodoro, 500 grammi. Ok. Questa probabilmente è la preparazione che richiede un po' più di tempo, però è la pasta al forno. Richiede un pochettino più di tempo, però se ci pensate, come vi ho detto, la potete fare in anticipo. Quindi Sì, che poi sarà una mezz'oretta. anzi, visto che le fate, fatele per il giorno di Natale, per il pranzo del primo dell'anno, per la domenica che non ci avete voglia di cucinare, ce l'avete pronti, quindi insomma fatene in abbondanza, poi le mettete nei vassoietti, li confezionate per bene, li surgelate e tirate fuori quelli che vi serve. Ok. Ok. Vediamo se c'è qualcuno che ci dice cosa mangia a Natale, cosa mangiano loro a Natale. Ok, nell'altra pentola faccio cuocere il pomodoro, sciacquo un pochettino e aggiungo un po' d'acqua. Quindi spreca niente. Sveliamo finalmente in diretta TV dopo cosa c'è scritto sul tuo grembiule, che molti non riescono a leggere le ultime frasi. Ok, aspetta. Lo sveliamo? Non so cucinare, ma ci provo. Gli era stato regalato Benedetta tanti anni fa. Tanti anni fa. E poi è diventato il grembiule È ufficiale. diventato poi il grembiule, chiamiamolo un po' di scena. Ok, qualcuno dice che a Natale mangerà i tortellini in brodo, mi sembra un Ecco, grande quindi classico. potete fare il brodo, come vi sto facendo vedere io con la gallina, oppure come abbiamo detto col cappone, oppure il classico brodo di manzo, insomma, o anche un brodo misto. Noi invece cosa mangeremo? Eccolo, questo. Ah, ok, noi mangiamo questo. Che mo' mi devo reinventare un altro menù per fate No, contare. non lo so, pensavo, vabbè, che questo lo stiamo mangiando sti giorni perché facciamo le Abbiamo preparazioni. abbiamo Pensavo fatto un che sacco mi di- sorprendevi al Natale, che ne so. Qualcosa Oh, di per una volta mi esotico. puoi sorprendere tu, ma sempre io a te devo sorprendere. fammi capire. Vabbè. Ok, nel pomodoro mettiamo un pizzico di sale, prima che ci scordiamo. Ecco, non ci scordiamo del sale. Lasagna alla bolognese, è un altro classico che faranno. Allora, le verdure sono rosolate, Sono soffritte. le verdure sono soffritte, E la carne invece? la facciamo rosolare, Se non ci fossi io. facciamo rosolare la carne, che è, diciamo, carne macinata mista, l'ho presa. Però anche qui potete fare, che ne so, solamente di manzo, oppure più leggera col petto di pollo. E la frantumo un po' col mestolo. C'è chi farà i ravioli a Natale, c'è chi farà i nostri menù. I nostri menù? Sì, qualcuno dice che fanno così. Niente, noi faremo sta roba, faremo di nuovo. No, Vabbè, perché sono cannelloni- abbastanza allenata, devo Ok. dirti. Siccome sono abbastanza allenata, adesso più o meno lo faremo in 2 ore sto menù. Ma secondo me riesco a fare molto meglio. Ancora Ancora più, batti il mio record, metto là e sta tu. Non è che non è che batti il record è la maratona, quindi. Ok. Ah, qualcuno chiede se il brodo va schiumato. Allora, se c'è bisogno sì. Per il momento non mi sembra che... Però se volete lo schiumate. Più che altro Ok. è che ogni tanto muoviamolo per affondare bene Ok. vari pezzi di carne. O comunque a Natale andranno per la maggiore i tortellini in brodo e le lasagne. Salvo qualcuno che dice che purtroppo il giorno di Natale, o per fortuna il giorno di Natale dovrà lavorare, quindi lavora. si farà un panino anche il giorno di Natale, cosa che a noi è capitata spesso in passato. Sì, tanti mi ricordo. anni. Il giorno di Natale lavoravo io nel ristorante di mamma, anche tu. Eh sì. Guarda, a fine menù, se sono pure brava a non sporcarmi in grembiule, Sarebbe un bel successo, eh? Basta inquadrarmi, dai, su, lo so che sono. Non mi inquadrano continuamente, ho messo una telecamera dedicata che mi inquadra sempre. ai ai ai.
Devo stare attento a non mettermi le dita nel naso che se no mi inquadrano mentre... Cappelletti in brodo, cannelloni ricotta e spinaci. Ecco, per quanto vi anticipo la domanda, che so già che mi farete. Ah sì? Per una variante vegetariana di primo piatto, fate ricotta e spinaci con questa Sì, tecnica. sì, sì, sì. Quindi lessate gli spinaci, li condite aggiungete la ricotta, condite, magari ci mettete un bel po' di noce moscata, il formaggio grattugiato, Anche scorza di limone. la scorza di limone e potete fare questi e condirli poi con questo sughetto che vi faccio vedere io, con la modalità furba. Come direbbe Vuole Super un'idea Benny. furba. A Bari a Natale si mangiano frutti di mare crudi come antipasto. Vabbè, quello è un grande classico, mi sa, a Bari, eh. Ok, la carne tra un momentino, quando diventa tutta, si è schiarita, sfumiamo col vino. Mescoliamo ogni tanto anche il pomodoro, che non deve proprio cuocere tanto, si deve un pochettino, diciamo, ritirare, ma poco poco, cioè Ok. dobbiamo più che altro insaporirlo. Qualcuno mi chiede se li vuoi surgelare, vanno con surgelati cotti o Allora, crudi? per suggerare, Vai, per surgelarli? da crudi. Da crudi. Quindi una volta che avete preparato la teglia, la surgelate così e li mettete a cuocere da crudi. Sì, da crudi. Da congelati. Ok. Quindi possono essere Sì, infornati sì, da... direttamente da surgelati. Ok, adesso sfumiamo col vino, Vino bianco, mezzo bicchiere? più o meno mezzo bicchiere. Lasciamo evaporare. Intanto questa qua sta, Abbassi un po'. abbasso un po' perché c'è il cameraman che secondo me tra un po' viene Colpito dal sugo. colpito in pieno da uno schizzo. In Basilicata si mangiano le tapparelle fatte in casa con tanto sugo oppure i cannelloni. Probabilmente- Tapparelle? Tapparelle la chiamate, non le conoscevo. In Sardegna si mangia il maialetto arrosto. Ora il vino è sfumato, quindi direi di spegnere, salare, Pizzico di sale. quindi un bel pizzico di sale, pepe, mi scordo sempre. io il Pepe, non so. pepe, pepe, Pepe. pepe, Benedetta, quando Per si scorda il ricordarmi. pepe. Un pizzico di pepe, anche due. Un po' di noce moscata se vi piace. Ah, ok, questa non è, perché qualcuno mi dice se può sostituirla, non è indispensabile. Non è indispensabile, però a me piace la noce moscata anche perché andiamo a mettere la besciamella e l'abbinamento besciamella noce moscata Ci sta bene. mi piace tanto, quindi io la metto la noce moscata. Io direi di spegnere anche il sugo prima che... Ok. E una bella presa, un cucchiaio circa di formaggio grattugiato. Ok. Ma ci abbondiamo. Diamo una mescolata e facciamo insaporire per bene. Stiamo preparando il ripieno per i cannelloni. Cannelloni furbi. Cannelloni furbi! Allora, il sale qui l'abbiamo messo. Sì, sì. Facciamo la verità. Il Abbiamo- sale qua l'abbiamo messo. Il sale qua l'abbiamo Il messo. pepe qui l'abbiamo messo. Tutto. Sale, pepe, Vai che tranquillo. manca? Besciamella. Besciamella da mettere sul sugo, Da mettere sul sugo. Ma non solo. ma anche sulla carne. Ma Ecco, non solo. altra furbata di Benedetta. Sentiamo, sentiamo. Dai, non mi butto Sentiamo, così, sentiamo. No, vabbè, una furbata. Allora, la besciamella la mettiamo metà sulla carne e metà sul sugo.
Sulla carne serve a insaporire e a rendere il ripieno più morbido, sì, più umido, più morbido. Ok. Sul sugo, Sul sugo serve a fare una salsa rosé, un sugo rosé. salsa rosa. Beh, Rosé, sì. Vabbè, la mettiamo nel sugo, mezzo pomodoro e facciamo, otteniamo una salsa. Non ci lanciamo in nuovi termini. Ok, Ok. mescolatina. Anche per la besciamella esistono delle varianti vegetali, giusto per chi non Sì. chi vuole usare Sì, qualcosa. Praticamente la besciamella ci unisce anche un po' al ripieno, quindi Bochetta mettetecela. Noi li chiamiamo pure i cannelloni alla Rossini, Ah, sì? cannelloni con questo ripieno e con questo sugo. In realtà non è proprio così la ricetta, perché è un pochettino più elaborata, ci stanno le rigaglie di pollo dentro, insomma un rogo più particolare. Però insomma, provateli, perché così sono buonissimi e facilissimi da fare. Quindi qui abbiamo mescolato e lasciamo leggermente intiepidire. Qui mescoliamo, e questa è la parte che mi piace di più perché mi piace l'effetto wow. Guardate gli effetti speciali Mi di piace Benedetto. quando si colora così, no? Che il colore, il chiaro, fa tutte queste venature nel rosso. Questo si chiama un effetto swirl. Questo swirl. Io sono appassionata di queste cosette così che catturano l'occhio, perché anche nel sapone faccio questi giochi e quindi è molto bello da vedere. Rilassante, dai, no? Sì, bello. Non ci perdiamo troppo in queste cose, però. Vabbè, però dobbiamo mescolare per bene, mo finché non Mescoliamo. mescoliamo E diventa rosa. e diventa rosa. Mazza che poesia, cioè zero poesia, io Vabbè, voglio dai. un attimo essere più... L'ho buttato pure un po' fuori, Ok. giusto perché vedi, perché mi hai mandato un pochettino Ma di dopo, agitazione. quando ci saranno i 90 secondi, possiamo pulire. Ecco perché servono i 90 secondi. Marco ti fa andare in confusione, povera Sì, Penny. Ma brava, Marco non vedi che avete potrebbe- capito come funziona. Ma Marco non potrebbe stare zitto, fa solo confusione. Ma tuo marito, perché lo ordini lì? Beh, Ragazzi, tutti- grazie per l'apprezzamento, devo dire. Il pubblico mi ama. Quindi facciamo entrare. Sì, Allora, controlliamo sempre il brodo e qui è tutto quanto ok. il brodo va. Il brodo sta andando. Ok. E intanto arriva Michele con la sfoglia sottile. Spiegaci cos'è la sfoglia sottile. Ci sta a spiegare cos'è la sfoglia sottile. La sfoglia è una sfoglia sottile. Nella confezione c'è scritto sfoglia sottile, significa che non ha bisogno di essere precotta prima di andare in forno. Quindi è furba. È furba no? anche. È furba. Però noi saremo ancora più furbi perché praticamente per lavorare bene con questa sfoglia la teniamo sempre un pochettino umida utilizzando un canovaccio. Quindi che faccio? Prendo uno strofinaccio. Sì. Ok. Mi raccomando che sia ben pulito e non ci siano insomma pelucchi attaccati. Sì. Lo bagniamo con l'acqua. E lo strizziamo per bene. Ok. Praticamente, una volta che l'ho allargato sul piano, potrei anche far così, guardate. Ok. Lavoro qui sopra, quindi che faccio? Le sfoglie le tengo sempre un po' ricoperte da questo canovaccio umido, così non si seccano, e il fatto che sia bagnato me la tiene umida questa sfoglia e mi permette di arrotolarla facilmente senza romperla. Però la siccome rende lavorabile. queste sfoglie sono per lasagne, le taglio a metà, perché andiamo a fare dei cannelloni. Ah, quindi le fai a metà? Le taglio a metà. Ok. Cioè, la telecamera mi ha fatto un primo piano, una ragazza ha detto ma che spavento. Se hai visto te sei spaventata. Vabbè, dai. Chissà come mai. Quindi che faccio? Vediamo se ho preso bene le misure. Ok, tutte lasagnette tagliate a metà. Queste le copro e rimangono belle umide e lavoro di qua. Quindi mi avvicino Il sugo, il Il ragù, ripieno. diciamo, il ripieno.
Gli do un'altra mescolata così. Vedete che piano piano come si raffredda inizia ad essere un pochettino più legato. Mi avvicino anche il sughetto, che è diventato rosa, non c'è più l'effetto wow. Cosa facciamo? Allora, la prima cosa che facciamo è mettere un po' di sugo sul fondo della pirofila, Ok, ma non tantissimo, giusto per giusto per... sporcarla un po'. Sì. Ragazzi, devo ammettere, devo confermare che sti cannelloni sono veramente buoni. Questi giorni li ho mangiati più volte. E li mangerai anche il giorno di Natale, oltre che stasera a cena quando abbiamo finito la Pure. diretta. Che me vuoi far cucinare stasera? No, per carità. Anche se la troupe non è d'accordo, dicono che si rivogliono mangiare loro, adesso sarà una bella lotta. Vabbè, ma un menù ricco, c'è per tutto, c'è tutto per tutti. Ok. Quindi ho messo un bello strato, sottile strato, di sugo all'interno della teglia e iniziamo a farcire i nostri cannelloni. Facciamo così, guarda. Ci sto più comoda. Quindi prendiamo, silenzio. Vogliono sapere la misura della pirofila. Che ce l'abbiamo? No. La devi Non ce l'abbiamo, ma ce l'avremo presto? No, non ce l'avremo presto perché non c'è più il metro. Adesso arriva il righello. Ok. Chi me l'avevi rubato, Ok, questa è 33 per 23, 22, 23. Ah, Te vabbè. lo rendo. Quindi prendiamo una sfoglia. Io credo che se qualcuno non ha questo tipo di pirofila può usare tipo Sì, quelle vanno bene anche quelle usa e getta da 8 porzioni, 12 porzioni. Ok. Mettiamo un cucchiaio e mezzo di ripieno, che adesso siamo leggermente intiepidito, quindi non ci scottiamo. Arrotoliamo e mettiamo in teglia. Wow! Questo passaggio qua, se avete dei bambini a casa, fatevi aiutare perché loro si divertono tanto e fate prima. Vabbè, Questo col era uno di fatto- quei compiti che facevo anch'io da bambina. Dicevo, col fatto che sia inumidita la sfoglia sono Vabbè, così, si possono arrotolare si facilmente. arrotolano facilmente e non dobbiamo sbollentarla prima, insomma, che quella parte comunque della precottura della sfoglia è sempre un pochettino, sai, ti fa perdere tempo, cioè ci metti un po'. E andiamo avanti fino a completare tutte le sfoglie e tutto il ripieno. Adesso leggimi qualcosa che è un momento un pochettino che... Ok, dicono che comunque se uno vuole può utilizzare comunque la sfoglia tradizionale. Si può quella- utilizzare la sfoglia tradizionale, potete fare, se vi piacciono, invece che la sfoglia, le crespelle, Ah, quindi ok, sì. delle crepe praticamente. Se non volete fare i cannelloni, che siete più classici, vi piace fare la lasagna, con questi utilizzate il ripieno per mettere questo qua tra i vari strati Ah, e sì. il sugo. Potete aggiungere anche un po' di mozzarella se volete. Se volete farli vegetariani, come vi ho detto, potete fare ricotta e spinaci oppure zucche e funghi. Ah, Magari sì, ci mettete sì, un pochettino zucche e di funghi. ci mettete un pochettino di, come si chiama, di quel formaggio saporito. Non mi viene la parola. Ah, volevi dire tipo caciotta? No, No, scusami. gorgonzola. Gorgonzola, sì, Gorgonzola. scusa, ma pure io non mi veniva nemmeno io, stavo pensando a quello, ho detto caciotta. Volevo dire anche, pure una caponata di verdure uno ci potrebbe mettere. Uno potrebbe fare pure che in padella vi fate tutta una bella caponata di verdure, potete cuocere anche al forno se volete stargli dietro e le condite con un bel po' di formaggio grattugiato, ci mettete pezzetti di, in questo caso caciotta e potete utilizzare quelle per il ripieno. Quindi un cucchiaio circa Un di cucchiaio carne e ogni mezzo, cannellone. un cucchiaio più o meno di ripieno, un cucchiaio Sì. e mezzo. Poi Poi dipende da voi se vi piacciono più cicciotti perché- o meno cicciotti, se ce ne volete far uscire qualcuno in più o qualcuno in meno. Così ne verranno fuori circa 22, 23, 24, dipende come finisce il ripieno, giusto? Adesso non mi ricordo quando ce ne vengono perché non l'ho contati, però ecco. Questo ripieno andrebbe bene anche per dei ravioli? Ma certo che sì.
Anzi, se volete fare un'idea originale, anche, che potete fare anche per la sera della vigilia, potete fare dei ravioloni, belli grossi, con la ricotta, parmigiano e tanto limone. Proprio una bella grattata di limone, che quando li mangiate gli fate un sughetto semplice che esalta appunto il sapore che non vi copre il sapore del ripieno, e vi assicuro che sono buonissimi e facilissimi da fare anche quelli. E io continuo intanto nella mia preparazione delle lasagne. Sto andando troppo piano, devo velocizzare, ditemi. No, sei perfetta, ci abbiamo ancora un po' di minuti. Ti volevo dire anche, qualcuno mi ha chiesto per una versione di pesce, se si può Allora, fare una così. versione di pesce, potete fare un sughetto ad esempio con del salmone tagliato a pezzettini, salmone fresco, potete mettere anche le mazzancolle oppure i gamberi, fate un sughetto di pesce Sì. così. Potete anche aggiungere gli spinaci, che l'altro giorno abbiamo fatto la lasagna Sì. fatta così, era buonissima. Ho rotto una sfoglia. Si può utilizzare lo stesso? Si può utilizzare lo stesso, sì, però vedi, mi fai... Adesso è talmente sottile. No, sono talmente emozionata che vado un po' manesca oggi. Oppure fate un sughetto con i todani, lo stesso. Non avete visto niente che si è rotta, eh? Si può non mettere la besciamella, evidentemente non a tutti piace. Allora, potete mettere la panna, potete fare un sugo, l'importante è che sia bello liquido, perché praticamente la sfoglia comunque la dobbiamo cuocere. E quindi il fatto che sia un sugo bello liquidino ci fa cuocere la sfoglia e ci fa rimanere i cannelloni belli morbidi. Quindi magari potete fare un semplice sugo al pomodoro. Insomma, questa è un'idea proprio per fare una pasta al forno. Si potrebbe anche pasticciare, poi una bella pasta pasticciata con questo Allora, io ragù. faccio i cannelloni, però potreste fare il sugo fatto così. Scolate la pasta a metà dente. cottura, ripassate qua, rimettete in una bella pirofila, ricoprite con questo sugo qua e mettete in forno. Oppure già, cioè nel senso, già Sì, pasticciato già con questo pasticciato qua. anche col sugo, in Oppure quel potete caso. prendere Mozzarella a tocchetti anche. mozzarella a tocchetti, ci fate sopra. Oppure potete prendere, com'è che si chiama, i conchiglioni, quelli grossi. Ah sì, fare i conchiglioni ripieni. È vero. Utilizzate Possiamo questo- fare quelli a Natale, se no noi per variare. No, Ma anche non ti no, fai eh. cannelloni. Ci ho provato. Io sono. Ci ho provato. Non si aprono in cottura? No, non si No, aprono. non si aprono, allora dovete Dopo spingerli vi un facciamo po'. vedere anche come finisce. Dovete spingere un po', insomma adesso stanno scivolando, però se li spingete per bene, il fatto che siano molto vicini non li fa aprire in cottura. Quanti cannelloni hai considerato a testa? Da noi si fa 4-5. 4-5 cannelloni a Sei testa. pure. Anche 6. Lì dipende, ragazzi. Non c'è una musichetta? Io non sento se c'è una Ti musichetta. senti? C'è la di musichetta, sottofondo? tranquilla, tranquilla. No, perché un pochettino il silenzio mi... Da noi si fa tipo manovia quando si fanno i cannelloni, non so se da voi pure se è così, ci mettiamo tutti in fila. Io, mamma, zia Rosella, zia Daniela, Lina, tutte quante le si fanno. A catena di Le montaggio. catene di montaggio se ne fanno in quantità industriali, quindi per Natale, per il primo dell'anno, per il compleanno di Matteo. Beh, c'è per- stata una puntata di Fatti in casa per voi in cui li avete preparati, si vedeva. Infatti c'era una confusione in quella puntata. Le Sì. mie zie gemelle quando si mettono insieme Diciamo che sono chiacchierano gemelle, abbastanza. sono gemelle. Poi una è gemella più parrucchiera, quindi vi lascio immaginare quando può chiacchierare. Rosella. La zia Rossella. Rossella. Leggi tu se c'è qualche domanda. C'è qualcuno che dice che quest'anno ha fatto 1200 cappelletti, mi rendi conto? Guarda, quelle che fanno i cappelletti io gli devo fare un complimento perché ci vuole una pazienza, un'abilità. Io non ci ho provato una volta e ho lasciato perdere, cioè, perché a me sono cappelloni, cioè, perché proprio le fanno col mignoletto, cioè è una cosa incredibile. Qualcuno chiede se si È può fare in un'abilità. bianco, possono fare in bianco senza pomodoro. Allora, sicuramente sì, aumentate la quantità di besciamella oppure l'allungate con un po' di latte. Ok. Oppure potete metterci anche una salsa a formaggio, quindi potete mettere, che ne so, fate sciogliere della provola all'interno della besciamella, la scaldate un po' e quindi arricchite il condimento. Ok, vai. Vai che ci siamo. Vai che sono in ritardo?
Ok. No, mi Vado, dicono, vado, mi vado, dicono, vado. vai veloce, ma tranquilla. C'è qualcuno che mi dice vai veloce, qualcuno mi dice vai tranquilla, non so cosa dirti. No. Vai velocemente e tranquilla, capito? Vado velocemente e tranquilla. Questa cosa mi rassicura molto. Ok, vabbè, dai, mo faccio il ripieno un pochettino più pieno. No, sto scherzando, puoi fare. Abbiamo tempo. Possiamo sforare. Ragazzi, noi non siamo abituati a rispettare i tempi, di solito facciamo tutto per noi, invece qui c'è la TV, Noi dobbiamo facciamo un po' rispettare. come si dice. Intanto salutiamo tutti gli spettatori di Food Network Un saluto a tutti i telespettatori di Food Network. e a tutti quelli di Real Time. TV, canale 31 e canale 33. Tu parla I mentre nostri io... canali preferiti, Perché sennò mi giusto? perdo in chiacchiere i nostri canali, certo, ma sicuramente che sì. Ok. Guarda, ho fatto. Questo ho fatto un super ripieno per l'ultimo. Ok, Il fortunato l'ultimo. del pranzo di Natale avrà un super cannellone con un ripieno super. Dov'è? Eccolo qua. Questo è facile da trovare perché stavo qua. Perfetto. Ok, Via la padella, via il canovaccio. ci siamo. Che Ora. dobbiamo fare? Niente, adesso abbiamo fatto praticamente. Vedete tutto quel bel sugo? Quel bel sugo glielo versiamo tutto sopra a coprire. Allora, il sugo così liquido aiuterà La cottura, cottura, no, della perché sfoglia. abbiamo detto abbiamo utilizzato una sfoglia sottile per lasagne, quindi che non va sbollentata prima. Sì. Perfetto. Perfetto. E voilà! Un ultimo tocco prima di andare in forno. Una bella spolverata di formaggio grattugiato che poi farà una bella crosticina sopra. Ok. Via, tutto! Che è Natale, è Perfetto. festa per tutti. Vanno in forno a Vanno in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. cottura. Cottura. Durante la cottura praticamente questi Si dorano e si cuociono, si cucinano, si cuociono. la sfoglia sottile assorbe il sugo e otterremo E questo è il risultato. eccoli qua, bellissimi. E siccome ho mangiato poco a pranzo, sono sincera, Dopo ci rimangiamo. potrei mangiarli anche a merenda dopo la Ok. fine della diretta. Un paio me ne Ok, potrei fai mangiare. un lancio per dopo e poi mandiamo Allora, 90 secondi. Ci vediamo tra un po' e faremo le cotolette dorate. Tra 90 secondi. Tra 90 secondi. 89, 88, 87, 86, 85. Problemi? Pulite anche il piano. C'è che sto facendo l'elasticità. mangiare queste patate. No, semplicemente può parlare mentre fa o fermarsi invece così. No, ma tanto ci abbiamo giocato. Ok. A rientro facciamo un attimo un recap del menù. Ok, sì. No, va bene così? Sì. Ok, intanto noi rimaniamo in diretta su Siamo YouTube, in ci diretta vedono, su vedono tutti YouTube. Amici di YouTube. Grazie che mi sostenete, che mi fate le domande, che mi aiuta tanto. Su YouTube stanno vedendo questo adesso? Quindi siete tutta sta panza? Ragazzi, in realtà porto un cuscino per far vedere. In realtà sono così io. 40. Ok, adesso facciamo le cotolette dorate, no? 30 secondi. Tra 30 secondi torniamo in TV. Amici di YouTube. Sta cosa mi manda in confusione. Ok.
Attenzione. Bella, fai un riepilogo appena rientriamo. Dai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eccoci, velocissimi. Allora, facciamo un piccolo recap prima di andare avanti col menù. Abbiamo preparato degli antipasti Perché guardi? che sono la ghirlanda di Natale e il tagliere delle feste. Abbiamo messo su il brodo di gallina e abbiamo preparato i cannelloni furbi che stanno cuocendo in forno. Ok. Facciamo finta che Facciamo finta che stiamo organizzando. stiamo il organizzando pranzo. proprio così, un bress. Visto che il forno è acceso, Visto che il forno è acceso, andiamo a fare le cotolette dorate. Anche qua, che ricetta, Benny, ma che Mamma ricetta mia, è le che cotolette invenzione. dorate? Però sai, chiamate così, hanno già il suo perché. secondo me le dovevi chiamare The Golden Cutlets. The così, Golden Cotolette. così almeno c'è No, una- allora, un'altra cosa che si mangiava sempre a casa mia il giorno di Natale a pranzo è la fettina panata fritta. Ok, ma ci vogliamo mettere a friggere il giorno di Natale? No. Direi proprio di no, visto che abbiamo il forno acceso, le facciamo al forno. Cosa ci serve per fare le cotolette dorate? Ok. Che sciccheria le cotolette dorate? Allora, ci servono 500 g di cotolette di manzo, 3 uova, del pangrattato, il succo di mezzo limone, sale e olio. Ok? Ok, sì, sì. Quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare dal macellaio e gli dobbiamo dire... Dici, aperte Nostro amico macellaio. Aperte virgolette. Che vi auguro sia anche un bel ragazzo, ma no, che piacevole andare al macellaio sia un bel ragazzo. c'entra? Perché sì, perché sì. Anche gli occhi vogliono la sua parte. Gli Eh. dobbiamo dire, oh senti, che mi fai mezzo chilo? No, aspetta, ripeti, non si è sentito. Come gli dici? Oh, Sandy. Oh, Sandy. Oh. Perché non mi ricordo Perché mai il nome del macellaio. il nome del- Oppure non so se vi capita a voi che incontrate Se il invece vi macellaio ricordi- che non sta in macelleria e lo incontrate tipo che si fa una passeggiata, ma io quello lo conosco, ma io quello lo conosco, me lo conosco. Perché è complicato, io non so. Ma nei supermercati hanno la targhetta qua, magari Giovanni. Sì, però quando lo trovi a passeggio non è la stessa cosa, quindi ok. io non so, cioè, Se sapete sono il nome, molto però non lo brava a chiamate, riconoscere le persone nel loro luogo di lavoro. Nel momento in cui me le trovo un attimo... Vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere. Vai, abbiamo detto che non abbiamo fatto. Vabbè, al macellaio gli chiedete, mi fai mezzo chilo di fettine? Tagliate come? Pezzottini? Ok. Che le devo fare o fritte o al forno e vi Ok. fate preparare la carne. Quindi, cioè, questa è un'altra ricetta, no, zero sbatti. Meno di zero. Meno di zero sbatti. Quindi Quindi che facciamola. facciamo? Partiamo, no? Perché sennò qua io chiacchiero Sì, troppo. ne perdi in chiacchiere. Mi sto perdendo in chiacchiere, mi mette l'ansia. Allora, in una ciotola rompiamo le uova. 3 uova. 3 uova. Fate attenzione, questo è difficile, eh? Questa veramente è una di quelle ricette. Perfetto, uova. Ma le nostre nonne erano furbe. Certo. Le nostre nonne erano furbe, non è che facevano... Facevano di necessità virtù. Esatto, ma come sei saggio, come sei saggio. Mettiamo un bel po' di sale, un bel pizzico di sale. Perché non vai a salare la Perché carne, ma così non salo la carne, quindi la faccio insaporire nelle uova. Brava. E aggiungo il succo di mezzo limone, santo limone, che mettiamo dappertutto. Questo limone oggi è Questo limone- onnipresente, eh? Questo ce lo teniamo per dopo. Spremi agrumi. Quello di mettere il succo di limone nelle uova Sì. me l'ha insegnato tua mamma. Ah sì, mamma. La Diana. mamma di Marco, che si chiama Diana, e mi dice sempre, no Bene, guarda, quando devi fare pesce, carne, panate, mettici il succo di limone, falli un pochettino insaporire, perché vedrai che innanzitutto risparmi, cioè utilizzi un uovo in meno, no? Perché il succo di limone Sì. ti ammorbidisce le uova, sono più facili da panare e Insaporisce. insaporisce un po'. Quindi Quindi succo di grazie Diana. limone. Se uno non ha lo spremiagrumi verde va bene lo stesso? Guarda, non so se ce l'avete rosso o se funziona allo stesso modo. Quelli trasparenti So perfetto. vanno benissimo. Ok, sbattiamo. Uova, limone e sale. E mettiamo la carne direttamente sulle uova.
così la facciamo un pochettino Ah, insaporire. così tutto insieme, non è che ne fai una alla volta. No, Le tutti lasci lì che insieme, insaporiscono. capito? Via. E lasciamo così? Sì, vado un attimo a fare la spesa e poi torno tra un po'. Allora, le lasciamo giusto insaporire un paio di minuti, il tempo di ungere la nostra teglia forno. Controlli il mettiamo- brodo? Devi controllare il E brodo? controllo anche il brodo. Ah, ok, Quindi ungi mettiamo- proprio il fondo. Sì, questa è una teglia sulla quale ho messo della carta forno, metto un po' d'olio, lo allargo con le mani, ma prima di sporcarmi le mani mi hai fatto ricordare di controllare il brodo, Che sta andando bene, sì? che sta andando bene. Ok. C'è un profumino. No, perché ti voglio ricordare che siamo in diretta, non abbiamo la seconda possibilità. Grazie. Non possiamo tagliare. Quindi, No, giusto per farsi stare l'olio. tranquilla, non è che... Ma sì, ma se non ci fossi tu nella mia vita, come sarebbe così noiosa? Ecco. Quindi questa cosa di mettere l'olio sotto... Allora, questo vabbè, perché non le facciamo fritte, però non le vogliamo troppo asciutte queste fettine. Ah, ok. Ok, quindi un pochettino d'olio sotto aiuta a farle mantenere belle morbide. Benissimo. Ritorniamo alle fettine. Io mi devo sempre mettere Ok. il mio ordine mentale, se mi sbaglio a mettere una posizione Vai. vado nel panico. E piano piano ce le paniamo. Difficile? No, Quindi che facciamo? Spieghiamo tutti i passaggi. guarda, lo lascio fare a te perché è troppo facile. Non lo facevo. Prendiamo, vabbè dai, questo lo racconto perché siamo in diretta, allora prendiamo la fettina e la passiamo al pangrattato. Ecco. Allora, questa panatura semplice semplice, solo pangrattato. Potete arricchirla con del prezzemolo tritato, Ah, con dell'aglio tritato, con entrambe, con delle spezie, quindi Sì. potete fare una panatura colorata, insomma aggiungendo, che ne so, la Così. curcuma, potete fare una panatura piccante, se non ci stanno i bambini, vi piace una roba, ci mettete un bel po' di peperoncino, Sì. il curry piccante. Curry è piccante? il curry, sì, anche piccante c'è. Non ti allargare. No, meglio, fai il tuo, stiamo fai il tuo. facendo- Fai il tuo, fai il tuo. Vai di cotolette. Andiamo di cotolette. Queste mettiamole anche un po' sovrapposte, un Sì, po' tanto poi si avvicinate, perché ritirano poi un po' dopo in in cottura si cottura. ritirano un po'. C'è sto giuffo sulla fronte che... Andiamo di cotolette. Sentiamo se c'è qualcuno che ci fa qualche domanda. Niente passaggio in farina? Allora, nella classica nostra cotoletta fritta la farina non c'è. Non c'è la farina. Si mette solo il pangrattato, però se volete fare un passaggio in più per fare una panatura un pochettino più, diciamo, alta, spessa, passatene nella farina. Potete anche fare la doppia panatura, quindi farina, uovo, farina, pangrattato, uovo, pangrattato. Ok. Sì, qualcuno chiede per i cannelloni si possono preparare il giorno prima? Sì, Si l'avevamo possono detto. preparare, li Sì. tenete in frigorifero coperti con la pellicola. Sì. Li potete preparare in anticipo anche prima li surgelate, quindi li mettete poi dopo in forno direttamente da surgelati. Si può utilizzare qualche altro tipo di carne? Pollo? Allora, petto di pollo, petto di tacchino, il vitello, Maiale. la rissa di maiale tagliata a fettine sottili pure potete fare. Sì. Ci siamo, Ultima. Allora, qualcuno ha il dubbio che possono rimanere asciutte così. Allora, mettiamo anche un bel po' d'olio sopra. Adesso facciamo vedere. Vi garantisco, io questo lo faccio al forno non perché, semplicemente perché, cavoli, che facciamo? Ci alziamo a metà pranzo per mettere già a friggere? Sì. E poi mentre vanno i cannelloni Eh, possono cuocere sull'altro Visto che abbiamo l'altro piano. scaldato il forno, approfittiamo e mettiamo tutto dentro, in modo che veramente non pensate... Il menù è studiato anche un po' per, diciamo, un occhio al risparmio, giusto? Sì, sì, anche per quello. E praticamente siamo quasi già pronti a infornare, manca un po' d'olio. Mettiamo un po' d'olio sopra e inforniamo. Mamma mia che secondo veloce. Questo, allora, fatene pure questa, io ho considerato più o meno una fettina a testa, però
cioè di solito si fa una fettina a testa, poi che ne so, siete 4 ne mettete uno in più, due in più, li fate a E pezzetti. poi il giorno dopo ci fate il panino, no? Quello è il fine. Olio. Allora, olio e inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per circa 15 minuti. Cottura. Vedete come si ritirano un pochettino? Ma è normale, è assolutamente normale. E questo è il risultato. Quindi le impiattate su un bel piatto natalizio, insomma, le accompagnate con un po' di fettine di limone È pronte? È pronta. Pronte, c'è nient'altro da dire, sono pronte. Contorno e via. Contorno e via. Poi, Adesso dobbiamo spiegare perché tutto quel brodo sta ancora bollendo lì. perché il brodo, da nostra tradizione, ci serve come primo piatto e a seguire come lesso di famiglia praticamente. Noi facciamo questi due piatti che si servono prima del primo piatto, quindi subito a seguire gli antipasti, e siccome è passata più o meno un'ora, secondo me siamo pronti per preparare sia la stracciatella in brodo sia il lesso di famiglia. Quindi Attrezziamoci. Vogliamo lanciare il lesso di famiglia? Che dici? No, prima ci va la stracciatella in brodo. Prima la stracciatella. Non Allora, lanciamo. non devo parlare, non devo prendere l'iniziativa. Scusa. Stai calmino. Scusa. Stai calmo. Scusate, vabbè. Allora, quindi... Se ero bravo stavo a fare... È vero, se eri bravo stavi a fare... Allora, cosa facciamo? Voi non lo sentite, ma qua c'è un profumino pazzesco. Allora, dobbiamo tirare fuori la gallina, che ormai è lessa. Come vi ho detto, gallina, cappone, pollo, manzo. Noi facciamo la tradizione vuole che ci sia la gallina il giorno di Natale. Ok, ricordiamo che noi praticamente questo qua lo serviamo subito dopo gli antipasti, serviamo il brodo, no? Praticamente si sparecchia, si toglie il piatto degli antipasti e si serve la stracciatella in brodo e a seguire il lesso. Poi si ricambia il piatto e si servono i cannelloni e si va col secondo. Quindi è una portata a parte. Ok, la do ai ragazzi così intanto La me impiattano. la sistemano. E che facciamo? Allora, per fare gli straccetti filtriamo il brodo. Quindi mi preparo. Vediamo se c'ho tutto qui. Per fare la stracciatella, giustamente, perché noi le chiamiamo in dialetto Straccetti o stracciatella, vabbè, è uguale. Allora, filtriamo il brodo, poi vi do gli ingredienti per preparare appunto questa stracciatella. La pentola sta qui sotto. Perfetto. Ok. Per 4 persone considero all'incirca 1,5 litri di brodo, quindi il mestolo ce l'ho qui. Filtro il brodo, quindi utilizzo un colino e lo filtro. Allora, il brodo di gallina è un po', soprattutto se la gallina è bella vecchia, un po' grassetto. A me piace così, quindi non lo allungo, però se vi sembra troppo grasso potete fare due cose. O tipo fate 1 litro di brodo e mezzo litro d'acqua e quindi lo alleggerite, oppure preparate il brodo un po' in anticipo, lo fate raffreddare completamente anche il giorno prima, sopra il grasso si sarà tutto solidificato a formare una patina, diciamo, si toglie e via. quindi potete toglierlo e rendere il brodo saporito ma allo stesso tempo un pochettino meno grasso, però così è buono. No? Sì, poi è, diciamo, una caratteristica, però sì, c'è chi gli piace sgrassato. Ah, il passino ci vuole quello un pochetto più sottile. Vabbè, lo stesso. Ok. Ok, 1 litro. Ok, poi appena finito di filtrare il brodo, diamo gli ingredienti per la stracciatella, perché qua li a stiamo seguire, sì. facendo tutti insieme praticamente, quindi... Anzi, lo possiamo mandare già mentre filtri gli ingredienti. Allora, per per la stracciatella, che non è altro che una minestrina sottile, ci serviranno 4 uova,
4 cucchiai di pangrattato, 4 cucchiai di formaggio grattugiato e la scorza grattugiata di limone e 1,5 litri di brodo che sto filtrando adesso. Eccolo qua. Ok. Però prima di portare via la pentola, insomma, dove abbiamo cotto la gallina, cosa facciamo? Recuperiamo le verdure. Ah, ok, sì, facciamo questo è un passaggio interessante. Quindi Vi ricordate le verdure del brodo? le verdure del brodo, allora prendiamo le carote, sedano e mettiamo il limone, lo togliamo, lo mettiamo nel bicchiere dove abbiamo misurato. Recuperiamo anche la cipolla, togliamo i chiodi di garofano, che vedete com'è facile da togliere, a parte li posso lasciare, ok? Mettiamo anche questa dentro, aggiungiamo un po' di brodo, Ma quante sei brava, Benedetto. Questo è un trucchetto magico. ok, questo possiamo portare via. Brodo. Col brodo avanzato? Si può un giorno Quello dopo? ci puoi fare un buonissimo risotto, ad esempio, Il giorno dopo? il giorno dopo. Mettiamo un po' d'olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e frulliamo in modo da, questo lo riportiamo qua perché bisogna fare i straccetti, in modo da fare una salsa d'accompagnamento per il lesso di famiglia. Quindi vado dentro col frullatore di immersione. Hanno alzato la musica. Hanno alzato la musica per non far sentire il rumore del... E ci siamo portati a casa anche la salsa. Recuperando le verdure Recuperando del le brodo, verdure del brodo abbiamo preparato un'ottima salsina. questa accompagnerà la gallina lessa. Questa accompagnerà il lesso di famiglia, quindi la gallina lessa. E voilà. Ok, possiamo anche tenerla qua ancora in scena perché tanto... Sì, dopo alla fine facciamo vedere tutti insieme. Sì, ma torniamo a noi. Straccetti. Stracciatella, scusatemi, io sono... per Sì, me da sono noi si gli chiama straccetti. sia straccetti che stracciatella, quindi non è un errore. Faccio riscaldare il brodo, insomma è caldo ma lo porto a bollore. In una ciotola rompo 4 uova, perché considero per 4 persone. Questo era proprio un piatto Questo è un tradizionalissimo, piatto molto povero. tradizionale, un piatto povero. Ricordano molto come sapore i passatelli, Sì, perché sono fatti con gli stessi ingredienti. con praticamente. proporzioni diverse, ma sono gli stessi ingredienti. Però praticamente sono molto più semplici e da noi è la classica minestra del giorno di Natale, della, che ne so, della sera del primo dell'anno, e la minestra che si fa quando uno esce dall'ospedale, si fa sempre straccetti. Perché sembra che Si sia fa la questo. gallina lessa e si fa questa minestrina, insomma. Anche le mie vecchiarelle la amano molto, quindi... 4 aggiungo uova. 4 uova, 4 cucchiai di formaggio grattugiato. Quattro cucchiai di pangrattato, Sì. niente sale perché c'è già il formaggio e il brodo è già salato, e ancora limone. La buccia. Buccia di limone grattugiato. Il limone non manca mai. Beh, questa qua anche la domenica, io me la ricordo, si mangiava spessissimo. Allora, questo quando non sapete che cucinare proprio e ci avete voglia di qualcosa di caldo che vi coccola, questa è una coccola. Quindi mettete su un po' del brodo vegetale, che ne so, carne. un po' di 2 verdure, le fate cuocere un pochettino, mettete a cuocere un po' di carne
e vi fate questa qua che è veramente... Dicono che a Ferrara viene chiamata la minestra del paradiso. C'è un motivo secondo me. Quello che vi ho detto io, che quando la assaggiate questa vi scalda non solo le ossa ma anche il cuore, perché a me perlomeno c'è un sacco di... Qualcuno dice che hai messo solo 3 cucchiai di pangrattato, è possibile che ti sei sbagliato? Per sicurezza mettiamoci. Sono 2 o 3 persone che mi dicono che hai messo solo... mi fido tantissimo, siccome mi distraggo. Mentre chiacchierando è Vabbè, possibile. tanto ce n'è più. Vedete, adesso mi si trasforma. No, mi fido di voi, Ok. Sbattiamo. Guardate che preparazione complicata Questa questa. pure è complicatissima, Comunque ai marchigiani gli è venuta a tutti la nostalgia, perché tutti si ricordano gli straccetti. Nel brodo si potrebbe mettere anche patata? Sì, certo. Certo, cioè potete, anzi, quelle se ne mettete in abbondanza le patate, le unite sottaceti, ci fate il contorno, no? Sì. Si insaporiscono proprio. Che fame! Perché oggi a pranzo c'era un pochettino, come si dice, lo stomaco un po' chiuso e quindi non ho mangiato. Il brodo bolle, che facciamo? Buttiamo tutto dentro, senza paura. Guardate quanto è forte la preparazione, bellissima. Ok. E Cosa serve subito adesso? una frusta per mescolare Frusta! e rompiamo questi grumetti che si sono formati, che devono assottigliarsi, non devono scomparire, cioè non devono essere grumi grandi, ma devono essere dei grumetti più sottili, tipo stracciatella. Cioè si chiama proprio così. Dobbiamo stracciare questo composto che abbiamo messo all'interno. Lo facciamo cuocere per circa 5 minuti ed è pronto anche questo. Poi naturalmente assaggiate, no? Vedete se c'è da aggiustare di sale, e se vedete che è troppo saporito mettete un pochettino d'acqua, se vedete che è un pochettino, da noi si dice sciapo, mettete un pizzichetto di sale. Io intanto A me sembra giusto. ti preparo il piatto per far vedere poi come... Che siamo in No, ritardo. stiamo Ok. tranquilli. Tranquilli, no, ti preparavo il piatto così non ci scordiamo. Perché io magari no, dico perché poi mi perdo in chiacchiere e ho paura visto che siamo in tema di sbrodolare. Esatto. C'è il brodo, sbrodoliamo. No, siamo in tempo perfetti. Vabbè, Anzi, faccio cuocere un altro minutino. Vedete già come si rapprende un pochettino? È un Bene. po' stracciato, cioè è un po' da qui stracciatella. stracciatella. Penso di sì, che l'origine sia del nome sia proprio questo. Leggi qualcosa, dai. No, questo piatto evoca proprio nostalgia, tutti se lo ricordano. Questo piatto è nonne. Viene chiamato minestra paradiso in tanti Sì, posti, sì. anche nel nord delle Marche. Sa di nonna questo piatto, non so se vi capita pure a voi, però... Ah, io me lo ricordo benissimo, lo facciamo tutte le domeniche praticamente. No, ma poi gli ingredienti ce li avete sicuramente già in casa, perché chi non c'ha un po' di formaggio grattugiato, le uova, il pangrattato, Sì, limone... proprio ingredienti super basic. Ecco. Ok, Ci siamo. mestolo. Ah, c'è un mestolo. No, perché è meglio che lo Stavo a utilizzate, non avevo messo il mestolo. No, così facciamo vedere come sta sul piatto. Impiattiamo, magari se ci avete un servizio dei piatti un po' classici che portate sempre in tavola a Natale, anche quello fa parte della tradizione. Quelli con la righetta d'oro. Dicono alla regia che se vuoi puoi fare anche un assaggio. Posso fare anche un assaggio? E questa è la stracciatella in brodo, che però si può arricchire con Io ci mettevo il pepe. un pizzico di pepe, quindi pepe. Mettiamo un po' di pepe Sì. e un po' di noce moscata se ce l'avete a portata di mano, oppure a me piace tanto. Ok, questo noi la mangiamo dopo gli antipasti. Questo dopo gli antipasti, prima di portare, diciamo, i cannelloni, si mangia questa coccola e a seguire il lesso. Poi si passa al primo piatto. Ah, una cosa importante, non ho detto che questa non scuoce. Cioè Allora, c'è la noce moscata? Ma guarda, possiamo non... Vabbè,
No, non ce la mettiamo, No, vabbè, non però ce- se volete Noce moscata. potete aggiungere una grattugiatina di noce moscata. E dicevamo che non scuoce, vero? Questa non scuoce, quindi io per dire adesso l'ho fatta, se ci avanza, no, perché so già che non Se la ci avanza. mangiano tutti. Però insomma dal pranzo per la sera, se magari se sia un pochettino asciugata aggiungete un pochettino d'acqua o di brodo, è buona pure la sera, anzi pure più buona. Qualcuno dice che si aggiunge dello zafferano nell'impasto. Potrebbe per dare le uova, per creare, Renderlo più giallo, per forse. renderlo più giallo. Anche più saporito. Però già per me questa è pazzesca così, nella sua semplicità. Quindi devo fare l'assaggio che è bollente? Se lo vuoi assaggiare. Ah, però ma questo è un modo per vedere se... No, se vuoi assaggiare, dico non vuoi. Ma anche che sì. Perché ti abbiamo Molto visto che ti è venuta voglia. È buono. Ok. Il limone si sente quanto basta, e giusta di sale. Ecco il lesso. Che Arriva abbiamo anche impiattato. il lesso di famiglia che abbiamo impiattato. E c'hai anche la salsa C'ho accompagnata. la salsa d'accompagnamento, però sul lesso va messo un po' di sale, un po' di pepe e un po' d'olio. Quindi un pizzichetto di sale. L'abbiamo accompagnata con dei sottaceti, giardiniera in agrodolce o semplicemente Anche un po' d'olio ci sottaceti. metti? Sì, pepe e olio. Ok. E ecco il lesso. E un pochettino d'olio. Ok, qui abbiamo la minestra che serviamo dopo gli antipasti e il lesso. E a seguire, senza cambiare i piatti, perché la tradizione vuole che non si cambia il piatto, quindi il lesso si mangia nel piatto fondo dove abbiamo mangiato la stracciatella, mangiamo anche il lesso di famiglia, accompagnato con le verdure e con questa salsetta che abbiamo preparato. E dopo che andremo a fare? Dopo andremo a fare il panettone gelato, ma tra un po', tra 90 secondi. E vai, 89, 88, 87, 86. Com'è? Abbiamo risparmiato un minuto che serviva perché prima avevamo... Perfetto, no? Dopo ricordiamoci di dire che sta cosa, potevo dirlo prima, no? Ah, ok. Ah, sì. Adesso prima del arrivare panettone. Sì, alle 4 dobbiamo finire? Quindi... Ah, ok, perfetto. Ok. abbiamo adesso ancora 7 minuti per il panettone? No. 9 minuti più 30 secondi, quindi finiamo L'avete tirato fuori, a Gina? 45 quindi. Svuotatemi il lavandino. Un minuto. Accendiamo, laviamo le mani. Intanto salutiamo gli amici che stanno su Che YouTube. stanno su YouTube, ci stanno guardando da YouTube. Raga, così, oggi va così, siamo un po' in tensione. Però dicono che stiamo andando bene, quindi tutto a posto. A posto tu? Sì. Bacino. No, che c'è rossetto, vattene. 30 In secondi. questo momento non c'ho tempo per le effusioni. Sapete un attimo, Benedetta? 20 secondi. Attenzione. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eccoci, siamo ritornati e siamo pronti per quasi concludere il menù delle feste, no? Sì. Siamo arrivati al dolce. Abbiamo fatto, facciamo un piccolo recap. Sì. Ok, abbiamo fatto gli antipasti, quindi la ghirlanda delle feste, la ghirlanda di Natale e il tagliere delle feste. Poi abbiamo fatto i cannelloni furbi, le cotolette dorate e avevamo preparato il brodo che ci ha servito per fare la stracciatella in brodo e il lesso di famiglia. Ok, che manca? Il dolce, quindi facciamo il panettone gelato. Difficile? Ma figuriamoci se vogliamo proprio sbagliare sul dolce. No, poi. Allora, i potevamo panettoni fare- diciamo che è una di quelle cose che a casa non manca in questo periodo, no? Sì, no, perché tra cesti di Natale, tra offerte e il panettone, insomma, nei giorni delle feste non manca mai a Natale, quindi un modo per utilizzarlo, il panettone poi solitamente piace a tutti, è quello di farcirlo di gelato. Allora, Nel nostro paese c'è stavo una di che ideona, Benedetta, non sì. è la mia. Allora, nonostante che sia No, un'idea perché- molto semplice,
è, diciamo, il cavallo di battaglia di una gelateria del nostro paese. del nostro paese, che da una vita prende gli ordini di questo panettone gelato già 2 mesi in anticipo prima di Sì. Natale, per quando gliene ordina, perché è buonissimo, e quindi io ho un po' copiato la ricetta, grazie. Ragazzi, allora, che ci serve per fare il panettone gelato? Mandiamo gli ingredienti. Allora, 2 ingredienti, anzi 3, va. Fammi indovinare, panettone e gelato. Panettone e gelato e, se vogliamo, un po' di rum e di acqua per la bagna. Quindi, ecco il coltello mio. Che cosa facciamo? Allora, prendiamo un panettone, lo tiriamo fuori dalla sua confezione, che non buttiamo ma teniamo da parte, poi vi spiego il perché. Dobbiamo mantenerci il sacchetto, Sì. giusto? Ho tolto tutta la carta intorno e ho lasciato la carta del fondo, perché mi aiuta un po' a non romperlo. Ok, quindi cosa faccio? Con un coltello affilato tolgo la calotta superiore, la parte alta del panettone. Panettone cioè, seguite il gusto degli ospiti, cioè se gli piace con i canditi, senza canditi, Sì. che ne so, con le gocce di cioccolato, insomma, tanto voi, se sono parenti, saprete pure quello che apprezzano di più. Questo lo teniamo da parte, ci servirà dopo. Poi cosa facciamo? Con un coltello incidiamo il bordo del panettone tenendoci un paio di bordi. Sì. Un paio di centimetri. Tenendoci a un paio di centimetri dal bordo, era troppo veloce un paio di bordi. Ok, quindi vado dentro col coltello e, girando il panettone, taglio. Anche qua, ragazzi, non dobbiamo essere precisi, cioè, l'intenzione è quello di svuotare il panettone. Vado dentro con la mano e strappo, cercando di avvicinarmi il più possibile sul fondo. Che poi questo lo utilizzeremo, Non va sprecato, questo lo utilizziamo sempre nel ripieno. Ok? Andiamo a fare una specie di Ok. Quindi se non siete precisi non vi preoccupate, strappate tutti questi pezzetti, poi dopo li rimettiamo dentro. Quindi dobbiamo ottenere questa cosa qui. Perfetto. Che facciamo adesso? Allora, a me, io so, come si dice, una che un po' gli piace metterci un po' di liquore, quindi faccio, anche perché in questa gelateria un po' lo mettono, ho preparato una bagna di rum allungato con l'acqua. Naturalmente, se avete bambini, insomma, non utilizzate un liquore, utilizzate un po' di latte o di acqua zuccherata. Se preferite un altro liquore, mettete un altro liquore, ad esempio, ne so, il liquore al caffè. Liquore al caffè. E bagnate Brandy. il brandy, e bagnate praticamente la parte laterale e il fondo e il contorno, come si chiama qua? Ok. E Una vai di volta ripieno. fatto questo, che facciamo? Mettiamo il ripieno. Quindi, che ne so, abbiamo 3 gusti, facciamo 3 strati con 3 gusti differenti. Quindi Partiamo con la nocciola. Il gelato non deve essere sciolto, deve essere un po' morbido per farcirlo, insomma, che vi permette di... Pressiamo bene, Quindi pressiamo bene e subito andiamo a mettere uno strato di panettone. Ok, intanto che tu continui a comporre, io ricordo che su Food Network domenica 18 dicembre, quindi domani alle 18.05, andrà in onda una replica di questa diretta. Con tutte le figuracce le tagliano? Con tutte le figuracce, forse tagliano un paio di figuracce, però non ce lo risparmio, scherzo. Andrà in onda integralmente questo menù di Natale, e anche lunedì 19 dicembre alle 14.55 andrà in onda un'altra replica, quindi lo potrete vedere sia domani alle 18.05 che lunedì alle 14.55. Ok, io continuo a farcire il mio panettone gelato, alternando i gusti. Cioè, avete capito, no? Cioè, non ve sbattete se fate sto menù. Io magari oggi un po' sto un pochettino agitata, ma perché mettetevi nei miei panni e condizioni un po' di preoccupazione, però il panettone anche un po' rotto
schiacciate dentro. Questo poi dopo, quando lo tirate fuori un pochettino prima, il gelato entra nelle maglie del panettone, insomma. Nelle bolle, si riempie tutto. E bagnate e mettete l'ultimo gusto e poi chiudete. Questo ci è avanzato un po', io direi che te lo puoi mangiare tu. Grazie, grazie, molto gentile, apprezzatissimo. E mettiamo anche il gelato fior di latte. Ma prima del dessert di solito ci si scambia i regali, giusto? Sì, però mo un attimo sto impegnata. Però c'ho anche l'idea di regalo se volete, perché sai, Sì. vi semplifico la vita. Sì, perché Benetta ha un'idea regalo per voi. Pazzesca, pazzesca. Attenzione, vi rifila la pubblicità del libro adesso, perché... Ok. Questo portiamo via. Ok, Mettiamo un po' di liquore anche sotto la calotta. sulla calotta superiore. E chiudiamo a coperchio. Spettacolo! Abbiamo ricomposto il nostro panettone. Adesso che facciamo? Lo rimettiamo nel suo sacchetto in freezer. Quindi sacchetto, freezer, lo chiudete per bene e lo tirate fuori una mezz'oretta prima di portarlo in tavola. Sì, così si ammorbidisce un po' il gelato e ci siamo. Ok. Vediamo com'è il risultato finale. Intanto pulisci. Ah, lo dovevo mettere in freezer. Ti ho bruciato. C'era il cameraman pronto perché... Scusa, poi vogliamo fare la scena? Facciamo Ok. la scena che lo mettiamo Facciamo in freezer, la dai, scena, se facciamo no in mi ci tempo. rimane male il cameraman. Vai. Era tutto pronto. Ok, e lo Vai, in mettiamo freezer. in freezer. Oh sì, fai vedere. Ok, Ricordiamoci di tirarlo fuori una mezz'oretta prima di portarlo in tavola, in modo che si ammorbidisce un po' il gelato. e sarà così. E sarà pronto da mangiare così. Questo come vi pare? Così, no, sotto sopra, così. No, di schiena. No, così si serve. Così. Come? Così. Cioè, ok, scusami, non già arrivato. Scusate, no, vabbè. Avete capito chi è lo stylist, eh? Allora, veramente, babbo, dopo sopra ci mette un altro po' di topping, liquore. ok. No, il liquore ancora un po' di più perché, sai, gli piace un pochettino più carico. Però è un dolce che anche questo potete prepararvi in anticipo e tenere nel freezer e tirare fuori all'occorrenza. Ok, niente, noi dobbiamo fare i saluti, siamo Senza quasi far alla vedere il fine. libro? Facciamolo vedere il L'idea libro. regalo, un minuto. Ragazzi, parliamo dell'idea regalo geniale Perché per prima questa... di portare il panettone in tavola solitamente ci si scambiano i regali, allora quale è il miglior regalo che il mio nuovo libro? Benvenuti in casa mia, tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa, lo trovate in tutte le librerie. Allora noi vi salutiamo perché abbiamo finito i minuti. Sì, Vieni. abbiamo finito, vengo anch'io. Vi salutiamo, vi ringraziamo della compagnia, della pazienza, vi auguriamo Grazie. un Natale sereno da vivere con i vostri cari e ci vediamo prestissimo. Grazie Buone di averci feste fatto a compagnia. tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Non raccontate a nessuno quello che avete visto off camera, ragazzi. Ringraziate su YouTube. Grazie ragazzi, buone feste. Ditemi se vi è piaciuto il menù, scrivetelo nei commenti, mettete un bel like se vi è piaciuta questa diretta. Sto smenendo. Ciao. Andate, vai. Che ansia. Abbiamo perso 4 biglietti. Ma magari a perdere i lighini, no? Uno fa questa cosa, perdi qualche chilo. No! Ma c'è il